Oh, ci stiamo, St'altra settimana se divertimo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Avete capito bene? Siamo a una settimana precisa dal meeting, ragazzi. Venerdì la pista Nitro RC Roma aprirà per tutti voi iscritti al Kyosho Meeting. Io sono stra-emozionato, non vedo l'ora. In pista stanno ultimando i lavori, ragazzi. Hanno fatto un lavoro incredibile, viste anche le situazioni meteorologiche che hanno colpito tutta l'Italia purtroppo in questo periodo. Anche qui da noi è stata veramente difficile, ragazzi, trovare il tempo, la giornata che ha potuto permettere di mettere mani al tracciato, ma nel frattempo nella nostra officina ci siamo veramente dati da fare. E guardate un po' cosa è uscita fuori, la nuovissima, l'ultima nata Kyosho MP10 TK2. Infatti con questo video vi voglio presentare una delle ultime novità di casa Kyosho, la MP10 e TK2. Piccole differenze rispetto alla versione precedente, ma differenze che sinceramente mi hanno colpito. La prima, quella più importante, riguarda gli ammortizzatori, che hanno delle nuove molle che sinceramente, ragazzi, a tatto mi fanno dire quasi quasi vado a provare gli ammortizzatori lunghi, perché vi ricordo sul vecchio modello, sulla TK1, questa è la mia, che è una TK2 praticamente convertita a TK1, ma già ha il differenziale della nuova TK3 che ancora deve arrivare in Italia, precisamente in Europa. Comunque il problema della TK2, vi ricordate qual era, ragazzi? Tanti di voi non si sono trovati bene né con le coppie coniche, quelle corte, quindi le 1242, né con gli ammortizzatori lunghi, quelli da 50 mm anteriori e 58 posteriori. Infatti la mia ha quelli classici, quindi 47 anteriori e 55 posteriori. Però le nuove molle, sinceramente, ragazzi, mi hanno messo il pallino. Le devo provare, perché mentre assemblavo questa MP10 di K2, ragazzi, assemblaggio naturalmente eseguito a regola d'arte, ancora deve essere terminato, ci manca la carrozzeria che è ancora trasparente, abbiamo già impostato tutto. Una volta terminata andremo a fare anche il setup. Comunque, quali sono le differenze della TK2 rispetto alla precedente TKI? Qui troviamo gli ammortizzatori alti, mentre nella versione precedente c'erano gli ammortizzatori bassi, come nella classica MP10E. Finalmente è stato integrato il passacavi, che potete acquistare tranquillamente sul nostro online shop www.tpmodellismo.it e che potrete andare a montare anche sulla precedente MP10. Passacavi molto comodo, cablaggio. Qua di che devo parlare? Di che devo parlare? Lo sapete quanto stiamo in fissa noi per il cablaggio, ragazzi? È fondamentale, tutto ordinato, abbinato a questa elettronica strepitosa di casa Hobbywing, motore 4268 1900 kV e regolatore il G2 200 A di pura cattiveria. Mi raccomando, se decidete di acquistare questo modello, il motore non può essere da 74 mm di lunghezza, ma 68, perché sennò va a sbattere. Questa è una peculiarità di questo modello. Comunque, oltre agli ammortizzatori, differenze sostanziali non ci sono, ragazzi. Di default troviamo i pistoni del tipo tapered su questo modello, non li ho mai visti, quindi sicuramente dopo vari test il team Kyosho ha pensato di dire questo è un ottimo setup base di partenza. Vedendo il modello lo penso anche io. Abbiamo concluso per quanto riguarda il lato elettronico con un servocomando di Casa Connect 46 kg in 010 naturalmente HV, batterie Gen 6 Redline 130C HV, quelle proprio che ci faranno sfruttare
al massimo questo modello. Ho detto ci faranno, ma questo non è il mio, ragazzi, voi lo sapete, io sono amante del nitro. Questo è un lavoro che ci è stato commissionato da un nostro carissimo cliente e sono sicuro che non vede l'ora di mettere a terra la sua nuova MP10 e TK2. Come upgrade, ragazzi, c'è qualcuno serve. Quali sono? Le C in metallo IFW 474 e vabbè, la squadretta per il servo comando dello sterzo in metallo. Queste sono cose veramente semplici. Non voglio dilungarmi tanto perché le differenze non sono molte. Questo vuol dire che questo è un prodotto, è un'arma vincente, perché sapete, Kyosho è un colosso. Kyosho ha tutte le possibilità di sviluppare un modello sempre migliore. Quindi se le differenze sono poche, sono sicuramente funzionali e sicuramente faranno la loro differenza in pista. Dopo di lei, ragazzi, all'appello manca la nuovissima TK3 che a breve arriva. A breve, però, se volete vederla in anteprima, avete capito bene che prossima settimana, venerdì, si aprono le danze. Ragazzi, un evento, cioè io non vedo l'ora, ma non perché uno dice oh è una gara, ho fatto gare con 200 piloti, ma questo è un monomarca, ragazzi, è un evento di prestigio. Ormai i monomarca non ci sono più. Kyosho continua ormai in Italia con l'International Meeting, questa è la 21esima edizione, cioè vi state rendendo conto? E in questi giorni in Francia si sta svolgendo il Master, che è arrivato alla 23esima edizione. Comunque, per i più curiosi, per i presenti, per chi verrà solo a vedere, oppure per chi ancora non si è iscritto, perché ci sono ancora un paio di giorni per potersi iscrivere, ragazzi, e se siete dubbiosi non ci pensate, cioè dovete venire. Un evento del genere a Roma, nella capitale, Nitro RC Roma, il nuovo tracciato, ci sono io, ci saranno tantissimi altri piloti, tutto il team Italia, quindi potrete correre insieme al vostro pilota preferito, più tantissimi special guest, Savoia, Kratok, Kanai, ragazzi, Kanai, se avete una Kyosho venite, vi fate firmare il telaio da Kanai, vi rendete conto? Gli volete fare qualsiasi domanda? Lui è pronto a rispondervi. E naturalmente vi presenterà la nuovissima TK3. Se la volete vedere in anteprima non potete mancare. Però torniamo ai più curiosi. La mia MP10 la volevate vedere? Secondo voi l'abbandonavo? Ci tengo a dire una cosa, nell'ultimo video dove ho presentato il nuovo brand che trattiamo qui alla DP Modellismo, alcuni di voi, ragazzi, hanno lasciato qualche commento che non voglio dire non mi è stato di gradimento, però dico, ma scusa, sono stato abbastanza chiaro. Tanti mi hanno detto era ora che abbandonavi la Kyosho, era ora. Ma forse voi non avete capito nulla. DP Modellismo, ragazzi, è il vostro negozio di modellismo, è il vostro negozio che tratta i migliori marchi, naturalmente sempre secondo la nostra filosofia, che riguardano prodotti specifici per il modellismo. Quindi se abbiamo scelto di aggiungere alla nostra scelta, ampia scelta di prodotti, il brand URC, un motivo ci sarà. Però non voglio che tanti pensano ma chissà perché sei andato lì, forse perché ti hanno, cioè non ci siamo proprio. Questa è la mia Kyosho, ci tengo tantissimo, lo sapete che rapporto ho con la Kyosho e non è cambiato nulla, solo che finalmente la vedo pulita. In officina ci siamo dati tanto da fare, abbiamo studiato un setup di partenza perché sicuramente venerdì la pista sarà un po' polverosa, quindi abbiamo studiato un setup abbastanza tranquillo per poi andare a lavorare come ben sappiamo, perché il tracciato lo conosco bene nella prima versione, nella seconda non ci ho mai girato, ragazzi. Sono praticamente 6 mesi che non prendo il radiocomando in mano, non vedo l'ora di scatenare la mia MP10, di montare il mio Rez. Qui manca l'appello ma è smontato, ragazzi. Sto aspettando gli ultimi minuti per mettere 2 gocce d'olio, assemblarlo, montarlo e metterlo in moto. Quale motore? Logicamente lo Scuderia super veloce Gen 3, quello con la testa nera e rossa. Mamma mia quanto è cattivo. E poi proverò anche il nuovo tappo, l'RTX, la novità esclusiva di Casa Rez, che
Cioè, in 30 anni ragazzi, il modellismo ha fatto vari step in avanti, ma sul lato motoristico non c'è stato nulla di particolare, hanno solo migliorato di brutto la qualità delle lavorazioni, la qualità dei materiali. Quindi il tappo della Rez è veramente una novità. Lo hanno già provato, ci sono già diversi feedback, tutti strapositivi, funziona bene, cambia anche leggermente il comportamento del motore, ma io per dirvi la mia opinione lo devo provare in pista. Quindi ragazzi, se non sarete presenti al Kyosho Meeting ci avete perso voi, ma se volete vedere cosa succederà continuate a seguirci e aspettate il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!